Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Nell'ultimo volantino vi ho fatto vedere che sarebbe uscita la cesoia ricaricabile, che loro chiamano tagliarami ricaricabile 20 volt. E a proposito di ultimo volantino, voglio salutare Giuseppe Conte di Makers at Work, che ha fatto un video simpaticissimo sul trapano avvitatore da 150 Nm e ha messo uno spezzone del mio video citandomi, un'introduzione troppo bella, come tutto il video. Quindi andate a vedere, anzi vi lascerò il link per vedere pure il suo video. Allora, tornando a parlare però di questo tagliarami, questa cesoia ricaricabile, viene venduta senza batteria e senza carica batteria. L'ho presa questa mattina 27 marzo 2023 al costo di 59 euro e il modello è PAAS20LA1, quindi rimane solamente da provarla, vedere come si comporta, anche se io già ho fatto alcuni test e mi è piaciuta. Quindi guardiamo cosa manca, perché effettivamente ci sono delle funzioni che se ci fossero state sarebbe stato il top, ma a questa cifra comunque così funziona bene e mi è piaciuta, quindi vediamo se piace pure a voi. Prima di iniziare però voglio dirvi che io per cesoia ricaricabile intendo questa che loro chiamano tagliarami, ma cesoia ricaricabile invece chiamano quest'altra, che comunque vi recensirò pure. Allora, mettiamo l'altra da parte e concentriamoci su questo prodotto. Viene venduta in una valigetta in plastica semirigida, tra l'altro riciclata al 90%, avvolta da questo cartone nel quale troviamo l'illustrazione e alcune informazioni. Quindi può tagliare dei rami con un diametro massimo di 28 mm sul legno tenero e invece 15 mm sul legno più duro, senza batterie e senza caricabatterie, ma per poter ordinare la batteria basterà consultare il manuale di istruzioni dove c'è scritto come fare. Impugnatura soft grip, è compatibile con tutte le batterie che riportino il logo X20 V-Team. Loro consigliano come batteria, nel senso che come requisito minimo ci vuole la batteria da 2 A, ma si può utilizzare quella da 4, da 8, che sia smart, che sia tradizionale. Tutte le batterie della linea X20 V-Team vanno bene per questo utensile. Nella parte posteriore troviamo alcune indicazioni molto semplici, quindi per tagliare rami spessi fino a 28 mm in legno tenero, 15 mm in legno duro, per curare rose, cespugli eccetera, e poi specificano effettivamente che i tagli netti e puliti favoriscono la crescita delle piante, meccanismo robusto per una lunga durata, morbida impugnatura ergonomica, una lama bypass intercambiabile e un interruttore on-off con l'interruttore di sicurezza integrato con pulsante. Qua c'è l'elenco degli accessori che vengono dati in dotazione, ma comunque ve lo farò vedere aprendo la valigetta. Allora, giriamola in questo modo. La valigetta è semi rigida, quindi serve semplicemente per il trasporto e custodirla quando è riposta, ma sicuramente non è adatta per ricevere urti violenti, insomma non è proprio robustissima. Allora, io già l'ho utilizzata, la mettiamo un attimo da parte. All'interno della confezione troviamo il manuale di istruzioni, una chiave inglese semplicissima in lamierino, una chiave di cortesia, poi se dovesse danneggiarsi utilizzate una chiave di buona qualità, e una chiave a brugola che ha anche una parte con la forma di un cacciavite a stella, quindi con l'intaglio a stella. E questo è tutto il contenuto della confezione. Ora concentriamoci sull'utensile. Allora, per i più nostalgici batteria Florabest, questa avrà almeno 4 anni, ovviamente non avrà più le prestazioni di una batteria nuovissima, ma ancora va bene. Quindi abbiamo questa protezione sulla parte frontale, basta allargare questi due lembi in plastica e si rimuove in questo modo. Io ho già oleato la lama, l'ho utilizzata, ho tagliato qualche ramo. Questo è l'alloggiamento per la batteria, impugnatura sì, effettivamente comoda, un po' robusta, ma è necessaria per avere tutto il meccanismo, il motore eccetera. Prese d'aria, semplicemente il tastino con la protezione, e vi ricordo che essendo un utensile pericoloso, come si fa per le armi, mai dito sul grilletto. Dovete posizionare il dito all'interno di questo ponticello solo nel momento in cui avete deciso di tagliare, perché se camminate e andate in giro per il vostro uliveto con il dito qua dentro, può succedere che per sbaglio si prema e si combini il guaio. Quindi fate attenzione perché hanno una buona forza e sono molto taglienti. D'altra parte, come vedete, a differenza di tantissimi altri utensili, ha proprio questa protezione che evita che lo stesso tasto venga premuto involontariamente se viene urtato. Da questa parte abbiamo la possibilità, tramite la chiave a brugola e la chiave inglese che vi ho fatto vedere poco fa, di regolare sia il serraggio di queste viti che eventualmente di rimuovere per fare la sostituzione, che oggi non faremo. Allora, mettiamo la batteria, che vi ricordo che va messa solo ed esclusivamente quando vi serve, quando maneggiate vicino alle lame. Non mettete mai la batteria. Si inserisce in questo modo. Questa è una batteria Florabest, come vi dicevo, ma che è uguale, identica a quella della Parkside, vendute sempre alla Lidl. Infatti prima gli utensili destinati al giardinaggio erano Florabest. Allora, per poterlo accendere bisogna premere questo tastino. L'utensile è già acceso, ma le lame rimangono chiuse. Per farle aprire è necessario fare una manovra di sicurezza, quindi premere 2 volte questo tastino rapidamente nel giro di 0,8 secondi.
In questo modo si aprirà e ci darà la possibilità di eseguire tagli. Premendolo quindi si chiuderà. Ha anche un altro sistema di sicurezza. Nel caso in cui venga premuto per errore questo tasto, le lame non si chiuderanno di colpo. Come vedete ci dà la possibilità, per i più maldestri, nel caso in cui per errore si dovesse premere, comunque di non serrarsi al massimo. Se abbiamo le mani vicino, diciamo, ci dà un aiuto a farci il meno male possibile, ma le mani vicino alle lame non vanno mai messe. Se invece premiamo fino in fondo, si richiude e rimangono chiuse fino a quando non rilasciamo il tastino. Questo serve anche a poterla spegnere, perché in questo caso, come vedete, sono rimaste chiuse, quindi possiamo lasciarla in questo modo. Doppio clic si riapre, ma se vogliamo spegnerla facciamo così, premiamo il tastino e il nostro utensile è spento. Adesso, anche se premiamo 2 volte, non si riaprirà. Quindi come sistema di sicurezza è studiato bene. La differenza con qualcun'altra che vi ho già fatto vedere è che quelle hanno anche il taglio progressivo e la regolazione dell'apertura massima. Per il prezzo, quindi 59 euro, soprattutto se già possedete batterie e caricabatterie, allora va più che bene. Ma a noi interessa vedere come si comporta, quindi iniziamo con dei ramoscelli di ulivo. Tra l'altro, vedete, ho dimenticato di dirvi che dopo 30 secondi va in stand by. Questo è un ulteriore sistema di sicurezza, perché se noi premiamo di nuovo il tastino involontariamente non si chiude, a meno che non lo facciamo 2 volte, quindi vuol dire che è nostra intenzione utilizzarlo, e tutto viene segnalato anche dal segnale acustico. Allora proviamo con questo ramoscello che ha un diametro relativamente limitato, saremo a circa 12 mm. Partiamo con un lavoro più semplice. Sì, infatti 12 mm e mezzo, e vediamo come si comporta. Allora, taglio netto, pulitissimo. Qua si fa leggermente più impegnativo, nulla di preoccupante, però abbiamo questo rigonfiamento con questi ramoscelli, quindi il diametro sarà circa 16-18. Ok, ma questo lavoro semplice abbiamo visto che riesce a farlo. Passiamo direttamente ad un lavoro un poco più gravoso, quindi un ramoscello più grosso. Vediamo, in questo caso stiamo parlando di 18 mm, e vediamo come va. Ricordandovi sempre che sto utilizzando una batteria vecchia risalente al 2017. Giriamo, da questa parte abbiamo un diametro ancora maggiore, quindi 24 mm. Vediamo come si comporta da questa parte. Mettiamo le mani il più distante possibile. Ok, quando va in sovraccarico lampeggia questo LED. Ok, io ipotizzo però che possa dipendere anche dalla batteria vecchiotta. Comunque riesce a lavorare anche con questa batteria. Voglio vedere però la differenza con una batteria più nuova. Proviamo quindi con questa batteria che è del 2020, agosto 2020, sicuramente non è nuovissima, ma è più nuova di quella. Quindi riproviamo. E ora passiamo ad un diametro esagerato. Voglio provare con questo, che effettivamente è grosso, e sinceramente devo dirvi la verità, l'ho già tagliato con questo. Quindi vediamo di cosa stiamo parlando. Abbiamo un diametro minimo di 25 mm per 29 mm, quindi in media, diciamo, siamo su per giù a 28 mm. Andiamo nella parte centrale, vediamo se riesce a farlo. Ok, con una batteria vecchiotta da 2 A riesce a farlo. Proviamo una 4 A e nello stesso frangente voglio farvi vedere che in questo modo è relativamente bilanciato. Tende leggermente verso dietro, considerando che l'impugnatura è arretrata. In questo modo così va bene. Vediamo con la batteria da 4 A e vediamo come si comporta, quindi se si sbilancia. Ovviamente si tende ad andare verso dietro, quindi dovrete fare un leggero sforzo per tenerla bilanciata. Nulla di preoccupante, però è giusto che ve lo faccia vedere. Allora, proviamo con la batteria da 4 A classica. Vediamo quindi. Allora, in questo caso un minimo di difficoltà la sta riscontrando, riesce comunque ad eseguire il lavoro, ma siamo già a 30 mm
per 28 mm, quindi oltre il diametro massimo dichiarato. Okay, manteniamoci qua nella parte più estrema per non dare il cattivo esempio e non invogliare nessuno a commettere manovre pericolose. Terrò questo pezzettino di ramo con questa pinza in modo da tenere le dita distanti. Allora proviamo quindi da questa parte. Ok, riesce a tagliare senza problemi. Ovviamente è un po' più lungo del limite massimo e quindi non lo taglia in un solo colpo, solo per la lunghezza delle lame. Adesso però voglio provare sul legno duro. Loro parlano di 15 mm sul legno duro, questo dovrebbe essere su per giù 15 mm, almeno ad occhio diciamo che siamo là. No, siamo a 19 mm. Vediamo se riesce a tagliarlo. Ragazzi, abbiamo fatto già tanti tagli, proviamo a farne qualcun altro per vedere comunque quanto resiste la batteria da 2 A. Ripeto, una batteria vecchiotta di agosto 2020, quindi continuiamo a tagliare tutto questo ramoscello per vedere quanto resiste. Batteria carica al massimo, ipotizziamo che con ogni taglio noi stiamo tagliando un ramoscello, perché i ramoscelli sicuramente non li tagliamo a fettine, questa è solo una prova. Questo di nuovo legno duro. Ancora batteria carica al massimo. Diciamo che se fosse stato un albero con tutti questi tagli sarei riuscito a potare praticamente tutta la chioma senza problemi. Se trovo il telefono con la termocamera, allora come vedete la parte di colore giallo è quella più calda, ma non allarmatevi, anche sulla mia mano abbiamo il colore giallo, quindi non vuol dire che stia prendendo fuoco semplicemente indica la parte più calda e abbiamo 42 gradi e mezzo. Sì, non è così caldo come sembra, 45, anche nella parte più alta abbiamo circa 42 gradi, non si è assolutamente surriscaldato, anche se toccandolo percepiamo una sensazione di calore. Per come è andata finora per me va bene. Voglio fare solo una prova sui ramoscelli più piccoli, perché se le lame non sono buone, anziché tagliarle le dovrebbero piegare, sia per quanto riguarda le foglie che per quanto riguarda i ramoscelli, e in questo caso un'apertura più ridotta sarebbe stata più comoda, perché se noi dobbiamo tagliare ad esempio dei ramoscelli vicini, come vedete qua abbiamo difficoltà. Se io voglio tagliare solamente questo con l'apertura così ampia sicuramente ho difficoltà, rischio di tagliare tutto, però va bene. Allora riesce a tagliare senza problemi. Proviamo pure con le foglie. Sembra una prova banale, ma quando una cosa è affilata come con i coltelli si fa la prova sul foglio di carta. Con queste io faccio la prova sui ramoscelli piccoli, perché mi danno la prova che effettivamente la filatura è buona. Va bene ragazzi, io più di queste prove non so quali fare, penso che così bastino e vadano bene. E quando avete finito di utilizzarla poi l'accendete di nuovo, aprite le lame, spegnete e togliete la batteria. Indossate i guanti di sicurezza, lubrificate, pulite le lame perché come vedete ovviamente si sporcano, e poi potete riporla. In questo modo l'utensile durerà a lungo. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi innanzitutto di aver visto questo video fino in fondo e sperare che vi sia piaciuto, invitarvi ad iscrivervi al canale e mettere mi piace cliccando sul pollicione all'insù. Cliccate anche sulla campanella dopo esservi iscritti e ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!